Ciao a tutte, benvenute nel canale di Design Creations e bentornate per coloro che conoscono già il canale. Per chi è nuovo nel canale, insieme andiamo a realizzare una serie di oggetti creativi che possono essere bomboniere, oggettistica per la casa, idea nascita, qualsiasi cosa si possa realizzare con la stoffa o con gomma eva e pannolinci. Oggi andiamo a realizzare questo orsetto molto semplice. Ci basterà il cartamodello, che eventualmente vi posso far scaricare in descrizione, dei pezzi di stoffa che vanno sovrapposti l'uno con l'altro. A occhio e croce parliamo di un 25 cm per 22 più o meno. Abbiamo bisogno di forbici grandi, forbici piccole e forbici zig zag. Io li ho sempre chiamate forbici zig zag, ma si chiamano anche forbici campione. E poi abbiamo bisogno dei nostri spilli e del nastrino, che sarebbe poi la nostra sciarpetta. Io attualmente ho preparato sia questa fantasia che questa, poi andremo a vedere quale ci piacerà di più. E infine la macchina per cucire. Andiamo a fare il nostro orsetto. Questo in realtà vi spoiler che mi occorre per decorare un fiocco nascita. Quindi faremo pezzo a pezzo tutto insieme. Non oggi faremo soltanto l'orsetto e poi alla fine faremo il nostro fiocco nascita. Quindi andiamo a prendere il nostro orsetto, mettiamo la stoffa dritto contro dritto, anzi in realtà no, questa volta perché andremo a cucire sul dritto faremo al contrario, quindi metteremo la stoffa rovescio contro rovescio, in questo caso abbiamo il dritto rivolto verso di noi, quindi rovescio contro rovescio, appoggiamo il nostro cartamodello, spilliamo il tutto. Ah, e ho dimenticato di prendere il gessetto da sarta, un attimo soltanto. Eccoci qua, il gessetto da sarta. Ho una penna, in questo caso la penna dovrebbe essere quella per stoffa, perché cucendo sul dritto ovviamente poi si andrebbe a vedere il segno. In questo caso prendiamo il nostro gessetto e andiamo a contornare il nostro orsetto. Contorniamo tutto quanto. Il lavoro in realtà è molto semplice, bisogna solo fare attenzione in quanto l'orsetto è fatto di tante piegature. Prima magari di andare a togliere i nostri spilli, andiamo a vedere se si è contornato bene con il gessetto e vediamo quindi se il contorno c'è tutto. Vi faccio vedere che è un lavoro veramente molto semplice. Allora, abbiamo contornato, adesso andiamo a togliere un po' alla volta gli spilli e vediamo se si legge bene il contorno. Per esempio, nel mio caso sopra devo ancora contornare un po' in più perché non si vede. Eccoci qua. Ovviamente lì dove andiamo a togliere gli spilli per togliere il cartamodello, rimettiamo gli spilli sul tessuto. Quindi togliamo prima un lato, così c'è più facile. Allora, in realtà a me è contornato, soltanto che è un po' leggero, quindi onde evitare di andare a macchina e fare confusione, io
ripasso nuovamente il gessetto sopra, rifissiamo e procediamo così per tutto il contorno. Vi ricordo che chi non è iscritto al canale, di iscrivervi al canale di modo tale da non perdervi i prossimi video tutorial. Come vi accennavo in qualche video passato, che ci sarebbero state delle novità. Allora, al di là del periodo che magari può essere Natale, Pasqua, feste varie, probabilmente andremo a realizzare molti progetti per quanto riguarda proprio nascite e bomboniere. Quindi per chi è interessato in questo settore, sappiate che questo sarà il nostro canale per un po' di tempo. Cioè, più che altro non è che non faremo più progetti di altro tipo, ma faremo diversi progetti riguardanti appunto il settore delle nascite e bomboniere. Allora, ecco qui il nostro orsetto, non so se si riesce a vedere. Ora andiamo a macchina per cucire e andiamo a fare la cucitura sopra il contorno, tranne nella parte inferiore che ci servirà poi per andarlo ad imbottire. Quindi ci lasciamo, vi faccio vedere, io per non fare confusione gli spilli li metto al contrario, vedete? Questa parte qua andrà lasciata aperta di modo tale che da qui ci inseriamo poi tutto ciò che ci occorre per ribottire il nostro pupazzo. Quindi andiamo a cucire da qui su tutto il contorno e poi arriviamo qui. Allora, eccoci qua, abbiamo cucito tutto il contorno e adesso con le forbici a zig zag andiamo a tagliare. Come vi dicevo, questo pezzo qui deve rimanere aperto. Quindi prendiamo le nostre forbici zig zag o campione, come le volete chiamare, e andiamo a ritagliare tutto il nostro contorno, facendo attenzione a tutta la parte degli angoli. Quindi fate anche attenzione a non tagliare troppo vicino alla parte della cucitura per evitare che poi si vada ad aprire il lavoro. Questo è un lavoro da fare veramente in maniera certosina, cioè senza fretta e con molta attenzione al dettaglio. Vedete che inizia a prendere forma? Ragazzi, non so voi, ma le mie forbici, queste qua zig zag, pesano tantissimo ed è una faticaccia ogni volta che la utilizzo. Allora, quando arriviamo sotto, quindi dove poi abbiamo lasciato aperto, in realtà manteniamoci larghe con le forbici, con il taglio, perché poi dopo dobbiamo andare a cucire a mano questa parte qui e quindi dopo ci mancherà lo spazio. Quindi a questo punto mantenetevi proprio larghe. Io preferisco a questo punto tagliare e andare da quest'altro lato, così che lo lascio proprio aperto e dopo me la vado a gestire. Tutti questi ritagli di stoffa in eccesso, non vi preoccupate perché non andrà nulla di sprecato.
tutti questi che abbiamo tagliato laterale. Ora vi faccio vedere anche il perché. Infatti ho già preparato anche i restanti scarti, vi faccio vedere come li andiamo ad utilizzare. Allora, il nostro rossetto è semi pronto. Adesso non si riesce ancora a vedere bene la forma per questa parte finale che vi dicevo, però vedete si è creato già la forma del nostro orsetto. Adesso dobbiamo prendere la nostra imbottitura e un po' alla volta dobbiamo incominciare a foderare, perché appunto deve venire bello ciotto ciotto. Quindi dalla parte inferiore che abbiamo lasciato aperto precedentemente inseriamo la nostra imbottitura e riempiamo prima le orecchiette. Allora. La parte superiore, quindi orecchiette e viso, io vi consiglio vivamente di farlo con appunto con l'imbottitura, questa qui. Andate a fare un po' di volume aprendola, mentre invece il restante dell'orsetto si può tranquillamente fare anche con gli scarti di stoffa. Per questo vi dicevo di non andare a buttare gli scarti, che in realtà chi mi segue già da un po' lo sa che io lo ripeto quasi in tutti i video, lo ripeto sotto forma di consiglio ovviamente, di non buttarli anche perché si evita tanto spreco di stoffa che in realtà poi andiamo a riutilizzare per i nostri progetti di imbottitura. Anche le braccine facciamole con la nostra imbottitura. E praticamente dopo questa fase di riempimento il nostro progetto è terminato. Allora, facciamo quest'ultima parte e poi andiamo a imbottire con gli scarti. Iniziamo a prendere i nostri scarti e incominciamo a inserirli all'interno. Vedete l'orsetto? Quanto più lo fate cicciotto, più viene carino. Poi dipende come lo preferite voi, giustamente. Allora, incominciamo a prendere gli scarti e inseriamoli all'interno. Distribuiteli bene bene, di modo tale che non vengono dei pieni da una parte e dei vuoti dall'altra parte, e inseriamoli con tanta cura. Vedete? Nel cucito ho imparato nel corso degli anni, e sono davvero tanti anni che cucio, che bisogna fare quanto meno spreco possibile. Uno, perché comunque la stoffa la si acquista, si compra ed è già questo uno spreco proprio, buttarla via, e poi perché effettivamente si può riutilizzare, quindi perché buttarla e comprare
obbligatoriamente solo imbottitura. Poi ovviamente se si tratta di dover fare un, come dire, delle bomboniere, se si deve ovviamente fare un altro tipo di lavoro, allora è consigliabile utilizzare soltanto un'imbottitura fatta bene. Però nel nostro caso, dove è possibile utilizzare anche lo scarto, ragazze, utilizzate tranquillamente lo scarto. Allora, vi voglio far vedere la parte finale. Quindi allora, per un lavoro più veloce vi consiglio di andare a riempire prima le orecchiette, braccia e gambe e poi tutto il resto del corpicino. In realtà io non ho fatto così in questo video. Vedete quanto è carino? Questo poi con un ferro da stiro, anche dopo che è stato imbottito, si può tranquillamente stirare. Allora, fate attenzione a non tirare troppo la stoffa mentre fate questo lavoretto. Ed eccoci qua. Vedete? Ora andiamo a macchina, facciamo un punto qui dritto come abbiamo fatto per tutto il resto e poi ci passiamo le forbici a zig zag. Vi faccio vedere. Abbiamo fatto la cucitura anche questa parte inferiore, ora con le nostre forbici zig zag andiamo a tagliare. Per questo vi dicevo di lasciare un bello spazio sotto di modo tale che poi dopo ce la potevamo gestire come volevamo. Allora, l'orsetto direi che è pronto. Facciamo la pulizia e adesso andiamo a mettere uno dei nastrini. Allora, vediamo quello a contrasto come fa. Allora, prima di tagliare voglio vedere l'effetto. Allora, o c'è questo qui, che in realtà penso che non mi piaccia tanto, oppure in realtà lo sistemiamo dopo, facciamo rosa su rosa. Rosa su rosa mi piace di più. Eccoci qua. Rosa su rosa ci piace di più. Quindi allunghiamo un po' il nastrino. E andiamo a fare il nostro bel fiocco. Sistemiamo bene il fiocco che stiamo andando a fare. E una volta che siamo soddisfatte, andiamo a ritagliare il nastro in eccesso. Allora, eccoci qua. Quindi a questo punto andrò a tagliare il mio nastro.
forse lo farò anche un po' più corto. Ed ecco qui il nostro orsetto. Questo può rappresentare sia una bomboniera, anche se personalmente è un po' troppo grande, sia un aggancio, in questo caso io lo dovrò utilizzare per il fiocco nascita. Questo è per maschietto e questo è per femminuccia. Spero che il video ti sia stato utile, ti sia piaciuto e ti aspetto al prossimo video tutorial. Ciao!